E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Finalmente un po' di verde ragazzi, finalmente un po' di verde, non so voi ma io mi stavo quasi dimenticando com'era fatto, no scherzi a parte. Bella la reazione della domanda in questi ultimi giorni, bella soprattutto se rapportata al fatto che si sta seguendo una certa evoluzione del mercato, no? Sapete che l'oro era andato a livelli estremi negli ultimi mesi, ha corso tantissimo andando appunto a prezzare la crisi, l'inflazione, sapete il lavoro insomma che fa l'oro. Nasdaq era inciampato, adesso oggi si è un po' ripreso, sembra che ci siano un po' di luci in fondo al tunnel per quanto riguarda i dazi, tra poco ne parliamo, ma tendenzialmente ha performato molto male. E in tutto questo Bitcoin si è difeso bene nella fase in cui Nasdaq è inciampato, perché comunque ha dimostrato una certa resilienza, addirittura negli scorsi giorni si è mostrato molto più forte di Nasdaq, perché l'ultima sessione con un Nasdaq che ha chiuso in rosso, Bitcoin invece ha chiuso molto in verde, tra l'altro sono proprio i 2 giorni scorsi. Guardate infatti il grafico Bitcoin Nasdaq come si sta configurando, sta toccando i massimi e questo è un segnale fortissimo. E quindi adesso ci si sta un po' chiedendo, ma è avvenuta quella rotazione, no? Quindi dal mercato all'oro e poi dall'oro a Bitcoin. Come si potrebbe evolvere questa situazione? Cosa ci aspetta? Ecco, oggi cerchiamo di andare a dipanare questa matassa e capire cosa potrebbe succedere sul mercato, cosa potrebbe muoverlo ora e cosa aspettarci. Apro chiedendovi una cosa: questo è il grande ritorno come lo si sta dipingendo, quindi ripartirà tutto con forza, è un inizio appunto di una scintilla di questo movimento in arrivo che si propagherà come in tanti stanno ipotizzando. Adesso poi andiamo a vedere, chiaramente noi con la nostra analisi andiamo a vedere tutti gli scenari possibili, oppure è una grande bull trap? Ditemi nei commenti cosa vi aspettate da Bitcoin e anche perché, già che ci siamo, no? Visto che siamo qui con l'obiettivo di condividere le nostre opinioni. Partiamo con i dati innanzitutto. Non con i dati, con il lasciare il like per far pompare il mercato. Questa è la base proprio, senza il like non si va da nessuna parte. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, per seguire insieme quello che accadrà giorno dopo giorno in queste live chiacchierate dove rispondo anche a tutte le vostre domande nella mezz'ora precedente, chiaramente. E ovviamente ragazzi seguiteci su Telegram, perché lì vi diamo tutte le informazioni in tempo reale giorno dopo giorno con tutto ciò che accade sul mercato, appunto venite notificati in tempo reale su tutto, con tutto quello che c'è da sapere. Non capiterà mai più che vedete qualcosa e dite cosa sta succedendo, proprio perché ce l'avete lì davanti ai vostri occhi. Mi raccomando, link in descrizione. Tac. Rimbalzo del gatto morto, esatto, qualcuno parla di dead cat bounce, ma in realtà intanto un bel costrutto di bottom lo abbiamo chiuso e stiamo già propagando di 2 resistenze. Adesso ci andiamo a dare un'occhiatina. A proposito, prima di darci un'occhiatina io vi ricordo che abbiamo riaperto il nostro workshop investimento base, la sessione di maggio. Queste sono le date, la prima lezione sarà mercoledì 7. Questo workshop è dedicato a coloro che sono interessati a investire su Bitcoin e cripto sul lungo termine in autonomia, quindi capendo come fare, no? Acquisendo le nozioni necessarie al farlo, partendo dalle basi, quindi capire insomma cosa c'è sotto, la sicurezza e l'utilizzo, quindi gli step concreti poi per la custodia, ripeto, in sicurezza e la protezione dei propri fondi, come costruire un portafoglio e come gestirlo, quindi la teoria proprio del come andare a creare la propria asset allocation e gestirla nel tempo, in modo che voi poi siate autonomi nell'investire, non solo chiaramente in Bitcoin, ma comunque con focus, in questo caso, visto che si parla anche di sicurezza e di fondamentali, su Bitcoin e le cripto. Vi lascio il link in descrizione, abbiamo sbloccato per il momento 10 posti, poi vediamo in base alla domanda come andrà, eventualmente ne sbloccheremo altri. Prima lezione il 7 maggio, poi la sessione successiva sarà 2 mesi dopo. Torniamo adesso a noi, torniamo a Bitcoin che attacca la resistenza più importante in assoluto,
Perché ragazzi, guardate, questo grafico parla molto chiaro, questo è il grafico su un time frame elevato, sul settimanale, e anche il mensile parla la stessa lingua. Questi due grafici si equivalgono in pratica in termini di livelli chiave, perché guardate, 93.250 e 102.006 sono i due livelli chiave sia sul grafico settimanale che su quello mensile, e quindi acquisiscono una rilevanza ancora maggiore. Noi ora stiamo attaccando 93.250, il primo. Questa resistenza è importante perché, come vedete, è stato il livello di breakdown dopo il costrutto di top. Abbiamo fatto il nostro top nella zona dicembre-febbraio e dopo un po' di lateralità, appunto di indecisione, di palleggiamento, vram, abbiamo fatto il breakdown. Il breakdown appunto rotto a ribasso questo livello con forza, e quindi questa è la prima resistenza su time frame elevati. Abbiamo creato adesso questo costruttino di bottom che abbiamo violato. Ora vediamo come chiuderemo questa settimana. È fondamentale questa chiusura settimanale proprio per capire in che direzione si vuole andare in tal senso, ma per il momento vedete che la forza della domanda è notevole. Si è propagata, adesso andiamo a vedere sul daily, rompendo varie resistenze una dopo l'altra senza per ora nessun tipo di indugio. Questo è un segnale molto forte. Tra poco andiamo a vedere gli scenari sul breve. Ora, guardando il quadro macroscopico, ripeto, il livello più importante da esaminare è questo qui. Nello specifico, riuscire a rompere già questo in questa candela settimanale e idealmente superare anche l'origine del dump, che è 96.003, è il best case scenario, cioè meglio di quello c'è solo andare verso gli all time high. Però se riusciamo in una sola candela settimanale a fare costrutto di bottom rotto con sweep confermato, quindi sweep più conferma di rottura a rialzo, più recupero della resistenza chiave, più recupero dell'origine del dump, è una tombola, no? Quindi poi dobbiamo solo aspettare l'higher low che confermerà successivamente, ma già è un fortissimo segnale di inizio di inversione di struttura. Quindi quello è il best case scenario. Chiaro è che potrebbe anche esserci una sorpresa e tornare l'offerta a bastonare e farci chiudere in negativo. Quindi il worst case scenario, il bear case, sarebbe richiudere sotto gli 86.002. Quindi immaginatevi una shadow lunghissima e una chiusura qua, il che vuol dire sweep fallito, resistenza che respinge, si ritorna giù, si richiude di nuovo all'interno del costrutto di bottom. Non c'è nessuna rottura a rialzo, c'è solo un tentativo fallito, un'enorme forza lato offerta e quindi male, non ci siamo. Questa è la situazione da tenere d'occhio principalmente, ok? Qua si gioca la partita, sul time frame giornaliero che vedremo tra poco si giocano più le battaglie quotidiane, ma la guerra è questa, ok? Perché per il momento siamo ancora, vedete la struttura è ancora questa di lower low e lower high, e poi c'è da vedere come si va, ok? Quindi è ancora aperta la possibilità di continuare così con un bearish retest da manuale, oppure è aperta la possibilità di andare a fare il nostro rottura, recupero e ripartenza, ok? C'è solo da vedere quale scenario si verificherà. Andiamo adesso a vedere più da vicino, che chiaramente poi guardando da vicino vediamo, no, le microdinamiche. Come vi dicevo, sul daily, qui da vicino, abbiamo rotto un bel po' di resistenza. Allora, il costrutto di bottom iniziale era questo, con 87.005 come primo high. Poi c'era 90.006 che era il precedente high, e poi a seguire quello che stiamo attaccando ora, 93.007. Per ora ne abbiamo rotti, vedete, ben 1 e 1-2 con una singola candela, quindi eccezionale forza. Volumi ancora un po' guardate, questi volumi sono ancora, diciamo, da confermare, perché come vedete il sell-off aveva volumi molto più elevati, e lo dicevo prima, no? Se volessi ipotizzare, sfera di cristallo alla mano, un best case scenario, mi immaginerei, visto che appunto i volumi adesso non sono ancora sufficienti per sfondare, cioè potrebbe arrivare un'altra botta di domanda e continuare a rialzo, però appunto significherebbe avere anche più volumi, vediamo se arriveranno oppure no. Ma altrimenti uno scenario molto pulito, sempre positivo, potrebbe essere creare un top locale qui,
andare a stornare un attimo, andare a incontrare di nuovo i supporti, quindi potrebbe già essere su questo, quindi 90.600 o anche a 87.500, sarebbe comunque positivo come scenario, generare subito domande e ripartire con volumi che fanno così e poi ripartono anche loro, con higher high anche sui volumi, quindi volumi a incalzare. Idem se andiamo a testare qua sotto e poi a ripartire. Ecco, l'importante ovviamente è che la domanda domini. Affinché domini la domanda deve esserci, in caso di flessione che dicevamo poco fa, subito reazione sui primi supporti, perché qua si inizia a testare i supporti e più la domanda reagisce in fretta meglio è, ok? Quindi questi sono un po' gli scenari da attenzionare anche sul breve. Sul breve il boss finale è qua, 96.500, perché è l'origine, vedete, del dump, cioè tutto originato da qua. Guardate anche i volumi, vedete, se andate a vedere qua sotto, a partire da qui sono arrivati tutti i volumi di sell off. Quindi se ci andiamo a mangiare questo livello con conferma, quindi stazionandoci sopra, è un segnale estremamente forte da parte della domanda. Questi sono gli scenari del breve e nel macro da tenere sotto controllo. Spero di essere stato chiaro. Non guardo le altcoin per una semplice ragione, come ormai è da un po' che ripetiamo questa cantilena, no, le altcoin in questo periodo sono troppo poco interessanti. Le altcoin diventano interessanti quando la percezione del rischio generale si abbassa, la gente vuole prendersi più rischio, ma ci vuole un Bitcoin che è più saldo. Adesso siamo in una fase ancora di incertezza. Ve l'ho chiesto prima, secondo voi bull trap o grande ritorno? Ditemelo un po' cosa ne pensate, ma c'è ancora molta incertezza. Vedo ancora molti scettici che parlano di dead cat bounce, parlano no, di recessione, di qua, di là. E quindi vediamo. Da un punto di vista, diciamo, di contorno, che cosa abbiamo a guidare il mercato? Abbiamo la narrativa di Bitcoin che inizia a essere un po' più indipendente da Nasdaq. Ricordatevi di guardare bene questo grafico, Bitcoin contro Nasdaq, ok? Questo è un grafico molto importante, siamo vicini ai massimi. Attenzione nel caso in cui dovessimo far partire un'altra leg up, perché lì poi questa narrativa inizia a incalzare di Bitcoin che si decorrela positivamente da Nasdaq. Poi abbiamo anche il grafico Bitcoin oro, che per ora l'oro ha dominato, come sapete, ma oggi vedete c'è stato questo spike. Se best case scenario in assoluto, parte un uptrend su Bitcoin oro e parte un uptrend su Bitcoin Nasdaq, significa che Bitcoin sta performando in maniera decorrelata meglio di Nasdaq e meglio dell'oro. Quello chiaramente sarebbe lo scenario di apoteosi. L'oro adesso è iperesteso perché ha corso come un pazzo, lo abbiamo visto nelle scorse settimane, adesso sta facendo uno storno che è più che organico. Stiamo a vedere come andrà nelle prossime settimane, perché questa triade è importante da seguire. A contorno, a livello macro, abbiamo da osservare che lato dazi, a livello macro si va a cena con Trump. Se sei uno dei top 220 holder della sua meme coin, io ragazzi non so cosa memiamo a fare. Cioè, cosa memiamo a fare? Io non lo so. A cena con Trump. Ma pensate che personaggi ci saranno lì? Cioè, gli holder della meme coin di Trump a cena con Trump, io non oso immaginare sti ragazzetti qui che la meme coin, bellissimo, che poi in realtà sono miliardari se sono i top, non lo so, vabbè, raggati bellamente, almeno spero che Trump gli offra la cena. Comunque, scherzi a parte, cos'è che vi volevo far vedere? Non è questo, eccolo, è questo qua. Il tema dazi, mica dazi, insomma, tutta sta storia qui, l'incertezza sui dazi. Ecco, apparentemente Trump vuole arrivare ad accordi con la Cina e questo chiaramente andrebbe a stabilizzare un po' la situazione e quindi vediamo come andrà a finire. Occhi aperti. L'altro grande tema è il Global M2 che abbiamo visto prima, no? Global M2, che vi faccio rivedere il grafico sul daily, dai, facciamo così, Global Liquidity Index, eccocelo qua, che ha fatto nuovi massimi, lo sapete, lo abbiamo seguito già da un po', sta caricando, adesso arriva, è molto pesante e in ogni caso adesso ha fatto un piccolo storno, ma dopo aver fatto una corsa che è continuata. Questa corsa indicava teoricamente all'inizio di maggio, su per giù, l'inizio dell'uptrend di Bitcoin, adesso non me lo carica mai più, eccolo, vedete che questo è quello non shiftato in avanti, questo sarebbe da shiftare in avanti di un centinaio di giorni, quindi fondamentalmente più o meno a inizio
maggio dovrebbe esserci proprio l'inizio di questo uptrend, nel caso in cui la correlazione permanga. E che è questa cosa qui che avevamo sempre visto. Questo è shiftato di 84 giorni anziché 100, perché comunque anche 84 aveva una buona correlazione, ma qui è il gioco dei numeri. Adesso è inutile dire no 84, 92, 103 solo per far tornare al millimetro. Quello che conta è il concetto, no? Ok, quindi di solito dopo una crescita del Global M2 un po' di tempo dopo in latenza segue Bitcoin. Vediamo se lo farà anche stavolta. Questo è l'altro grande tema, ok? Quindi macroscopicamente queste sono le cose da osservare. Lato ETF è tornato, c'è stato il grande ritorno anche qui degli inflow. Guardate, 1 billion quasi di inflow non si vedeva da gennaio, ovvero prima dei massimi. Ieri pure 380 milioni, quindi c'è stato un bel ritorno. Vediamo se sarà un fuoco di paglia oppure no, chiaramente è tutto ancora da definire. Non sono certo 2 giorni che fanno un cambio di trend, però una bella botta di domanda, questo senza ombra di dubbio. Bene, questo direi che è quanto. Poi andiamo a vedere altre cose più o meno interessanti. Vabbè, il meme del giorno. Ho fatto un mini video, no, dove raccontavo come anche se avessi comprato Bitcoin in passato poi dovevi non venderlo e tutto quanto, quindi era tutt'altro che facile. E qualcuno commentava, me li avevano proposti nel 2009. E ho detto, minchia, Satoshi Nakamoto e Al Finney ti hanno chiamato per proporteli. E poi i commenti sono stati pazzeschi. Ricordo quel giorno nel 99, eravamo io, Satoshi e Bill Gates, quanti ricordi. Un mio parente mi ha detto che li aveva minati nel 2000, però poi li ha venduti perché erano saliti. Bellissimo, bellissimo. Sai quando vai non so, in palestra magari, così poi salta fuori il discorso Bitcoin, non so neanche perché, vi auguro che non succeda, e l'altro allora, per fare il fenomeno e far vedere che la sa, dice sì no, Bitcoin è vero, io li avevo comprati nel 1993, però poi non mi convincevano, allora li ho venduti. Sì, perché adesso quant'è che valgono? 1.000 euro? Così, no, a volte succede. E quindi niente, c'è da ridere. Io ho sentito anche nel 2004, qualcuno, insomma, c'è stato di tutto e di più. Bellissimo, bellissimo. Oggi Bitcoin aveva superato Google, Amazon e tutto, adesso penso che sia tornato un attimino giù, però insomma è lì che sta combattendo, molto bello anche questo. Ci sono 72 ETF cripto in coda per la SEC, questo il 2025 potrebbe essere l'anno degli ETF cripto, io sono troppo curioso di vedere come vanno, ma vedendo come va Ethereum non so quanto potrebbero andare, vedremo. Tutti nel 2025, final deadline, guardate qua, questi sono tutti gli ETF che potrebbero arrivare. C'è un nuovo launch pool su BitGet, ecco ragazzi, per a chi piace farmare, non dimenticate che anche su BitGet ci sono i launch pool, non solo su Binance. Quindi ricordatevelo, io vi ho condiviso tutte le regole anche su Telegram, ho fatto il video dedicato un po' di tempo fa, insomma ricordatevi che anche BGB come BNB è un asset produttivo, è un investimento in BitGet, ha un po' gli stessi fondamentali per BitGet anziché per Binance. Bene ragazzi, benissimo, questo è quanto direi. Chiudo dicendovi che è ancora disponibile il bonus di 50 euro cash prelevabili su Bitpanda per i nuovi utenti. Cliccate il link in descrizione, depositate 100 e ogni 100 euro investiti ve ne regalano 10 fino a un massimo di 50 con 500 euro investiti. È un più 10% sul vostro primo investimento che parte già bene, direi, alla grandissima. Poi potete prelevarli, investirli in Bitcoin, investirli in azioni, perché tanto Bitpanda è un broker che vi permette di investire in tutti gli asset esistenti, è il suo bello. Tra l'altro l'oro è oro fisico, vi dà interesse sulla liquidità, è veramente una piattaforma di livello e infatti è uno dei nostri sponsor. Amici, vi ringrazio, basta, non vi asciugo più, noi ci rivediamo nei prossimi giorni, adesso arrivano i cippini alla grandissima. Arrivano tutti i cippini ovviamente, noi ci rivediamo nei prossimi giorni, allora venerdì che è il 25 vediamo, magari facciamo festa, facciamo le ferie da bravi lavoratori, tac, ecco a voi i cippini e basta.
E poi ci rivediamo altrimenti la prossima settimana. Vediamo, adesso vedo cosa riesco a organizzarvi, ok? Fate i bravi. Anche su TikTok, dai, lasciamo i cippini anche su TikTok, ragazzi, siamo veramente al top. Mi raccomando, anche voi su TikTok seguitemi che noi ci rivediamo in live lunedì, mercoledì e venerdì. Adesso che ci sono i ponti, le feste, magari saltiamo qualche giorno, ma di solito siamo assolutamente online. Buona serata, buon weekend, buon tutto, ci vediamo presto e forza Bitcoin. Ciao a tutti!